Buongiorno ragazzi, io sono Albe, questa è Radio Complotto. Welcome to Jurassic Park. Diamo inizio a una nuova puntata della rubrica Non succede mai un Se non l'avete ancora fatto, visto che ci avete trovato, seguiteci, quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciate un like ai video se vi piacciono. No, God, please, no! E commentate se vi va. No! Detto questo, possiamo partire con la nuova puntata, quindi regia sigla. Litcomp Radio o Radio Complotto. Buongiorno signore e signori, benvenuti alla rubrica dal titolo Non succede mai un Bene ragazzi, eccoci qua, andiamo a bomba sulle notizie perché ce ne sono veramente tante, basta stare fermo 1 o 2 giorni e non si capisce più quale notizia dobbiamo andare, visto che non succede mai un Iniziamo subito con questo post di The Spectator Index. Le cose stanno diventando davvero serie. Quindi i governatori di Florida, Oklahoma, Virginia, South Dakota hanno ufficialmente dichiarato di rimanere al fianco del Texas, dando appoggio pratico di uomini e mezzi. La Costituzione parla chiaro: quando il presidente agisce illegalmente contro la Costituzione, il singolo Stato può e deve agire proprio per proprio conto in sua difesa. Quindi gli americani stanno iniziando a dare giù di matto perché forse si sono accorti dell'inganno. Ma andiamo avanti con le notizie, vediamo che cosa ho trovato ancora. Vediamo. La Coca-Cola, la Cina vieta la Coca-Cola per il consumo umano e l'ha classificata come materiale di pulizia. Quindi la potete io ho visto un video dove ci toglievano la ruggine, quindi secondo me ci sta. Quindi in Cina la Coca-Cola sarà venduta come detergente per le acque reflue. Ci sono altre notizie, quindi occhio a bere Coca-Cola, stura pure i lavandini. I am gonna run! Andiamo avanti con le notizie. Cosa ho trovato ancora? Video. Ok, qui in questo video abbiamo il deputato croato Mislav Kolakusic. L'OMS dovrebbe essere dichiarata un'organizzazione terroristica. How dare you? Sarebbe più sano e sicuro per l'umanità firmare un accordo con il cartello della droga colombiano che firmare un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo detto dal deputato croato Mislav Kolakusic. Avanti con le notizie, il governatore del Texas, Greg Abbott, ha rilasciato una dichiarazione in cui delinea i diritti degli stati all'autodifesa costituzionale quando hanno a che fare con un presidente senza legge. Poi vedremo che cosa viene fuori su questo governatore perché pare che in questi giorni, tipo il 26 di gennaio, abbia twittato dall'India, ok? Good morning, bastards! Ma andiamo avanti, vediamo cosa troviamo. Ok, in questo video si vedono gli agricoltori francesi, quindi ben fatto, dicono. Gli agricoltori hanno spruzzato il supermercato Leclerc ad Agen, quindi stanno spruzzando in modo tale che nessuno vada più a fare la spesa là dentro. Ok, quindi la protesta in Francia continua. Andiamo avanti, questo è interessante. L'editorialista del New York Post Cindy Adams afferma che esiste un piano per sostituire Joe Biden, come avevamo detto, con Michelle Obama. Barack Obama ha già trovato degli sponsor per sua moglie. How dare you? Per sua moglie. Secondo il piano, Joe Biden annuncerà che si ritirerà dalle elezioni a maggio e Michelle sarà nominata alla convention democratica di agosto. Biden sarà trattenuto fino a maggio per salvargli la faccia, ma tra maggio e agosto lo sostituirà Michelle Obama. Quindi vedremo quest'estate che cosa accadrà. Ho trovato l'intervista di Tucker Carlson a Jordan Peterson per il 2024. Non credo che il potere sia nelle mani dell'elite, le capacità di manipolare il potere abusato può essere nelle mani dell'elite, ma il potere di cui abbiamo bisogno per sistemare il mondo è in realtà nelle tue mani.
e questa è una consapevolezza piuttosto spaventosa, perché c'è un certo sollievo nel pensare che l'elite possano fare quello che vogliono e che una persona piccola come te non possa fare nulla. E questo è sbagliato, perché tu non sei piccolo, ed è sbagliato perché è irresponsabile dare per scontato questo. Quindi metteremo poi il link di Rumble di questa intervista con i sottotitoli fatta da Global Change. Perfect. Andiamo avanti. Abbiamo trovato quest'altro video del Lieutenant Governor Dan Patrick in Texas. Dice: siamo invasi, milioni da stupratori, assassini, delinquenti e bande armate. A me sembra un'invasione. Ai sensi della Costituzione abbiamo il diritto di difenderci. Quindi stanno mettendo in campo tutto quello che possono fare per bloccare questa invasione. Stop it. Get some help. Andiamo avanti con le notizie. Israele, questa bomba. Israele, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è complice di Hamas. Questa è nella rubrica Abbiamo la faccia come Andiamo avanti. Abbiamo un articolo di Fox News sul Texas. L'amministrazione Biden ha risposto al Texas e ha concesso al governatore Abbott fino al 26 gennaio per restituire ai federali il controllo sulle località contestate. La Guardia Nazionale del Texas ora sta arrestando tutti coloro che passano e rimandandoli dall'altra parte. Andiamo avanti. Troviamo una notizia. C'è un blackout mediatico sul Texas ancora in corso. Nella CNN, il Washington Post e nel New York Times, nella prima pagina di Politico, mostrano nulla relativo alla sfida del Texas nei confronti della Corte Suprema. Quindi stanno cercando di tenere bassi i rumors. Andiamo avanti, troviamo un altro video di Fox News sull'invasione. I media mainstream riferiscono che le Nazioni Unite stanno finanziando l'invasione degli immigrati illegali, quindi nulla di nuovo, no? Le ONG sappiamo che da chi sono finanziate, quindi andiamo avanti. Per i risvegliati non c'è niente da scoprire qua, cose che già sapevamo. Don't ask questions. Un video, una bomba. Questo è l'ex vicepresidente. Qua devo stare attento a come racconto questa notizia. L'ex vicepresidente della Pfizer, dottor Mike Yeadon. What? Questo è il momento di essere coraggiosi, bisogna dire la verità. Siamo nel mezzo del più grande crimine della storia, è globale. Ha l'intento di controllare, rimuovere le libertà di tutti e comporterà l'uccisione di altri milioni. È pianificato da tempo, quindi non è un complotto. Si stanno palesando, stanno parlando le pedine autori di questo. Ma andiamo avanti con le notizie, chiudiamo il video. Ho trovato una immagine che mi fa molto ridere nel canale di Luca La Bella. Mette questa fotografia e Database Italia scrive: le agenzie federali dell'amministrazione Biden si dirigono verso il confine con il Texas. Ne vedremo delle non belle, non binarie, che con fluidità cercheranno lo scontro fisico. Ma cascheranno male. Grazie a Database Italia per questa notizia satirica che mi ha fatto fare due risate. Andiamo avanti. Siamo qui. Francia. In Francia cosa succede? Ragazzi, c'è il delirio in Francia perché gli agricoltori stanno iniziando a far degenerare la situazione, quindi rivoluzione in Francia. Ieri gli agricoltori hanno confiscato un camion, ma non solo uno, abbiamo visto che ne hanno confiscati più di uno, con merci straniere a Narbonne. Il carico è stato svuotato, rovesciato e dato alle fiamme, quindi il camion, come si vede dal video, è stato ribaltato e dato alle fiamme. Quindi i contadini iniziano a fare un po' di rivoluzione, quindi occhio alla Francia, perché la Germania ha iniziato con i trattori, l'Olanda pure, ma i francesi stanno iniziando a fare veramente caos. Ho trovato una notizia interessante sulla Meloni, no?
Africa Intel, la posta, Meloni punta a riorganizzare le relazioni dell'Italia con l'Africa durante un vertice a Roma. Questa qua è una notizia importante. I leader africani si riuniscono a Roma questo fine settimana per un vertice in cui il primo ministro Giorgia Meloni svelerà finalmente un piano strategico volto a ridefinire le relazioni dall'Italia col continente e a frenare l'immigrazione. Il cosiddetto piano Mattei, cioè dal nome del defunto Enrico Mattei, che fondò il colosso energetico Eni. Ricordiamo che Mattei casualmente morì a bordo di un aereo che precipitò, caso strano. Andiamo avanti, altra notizia: gli agricoltori in Germania, non si placa la rivolta degli agricoltori. Yes! In Germania ieri sera massiccia dimostrazione di forza da parte degli agricoltori arrabbiati di Nordholz-Wanolden. What? Pronti a lanciarsi nella seconda fase della rivoluzione imminente, quindi tutto ripartirà dalla terra. Ma andiamo avanti, grandi tedeschi, grandi francesi. Notizia: Biden ha ceduto alle posizioni del Texas e ha fatto marcia indietro. Il presidente americano si è detto pronto ad adottare misure dure per frenare l'immigrazione clandestina. Se il congresso le approverà, anche Biden ha distorto i fatti e ha affermato che da ottobre chiedeva che fossero stanziati soldi per la sicurezza delle frontiere. No, adesso voleva far entrare gli immigrati così con il voto postale. Poi vabbè, vedremo sul web che ci sono tante cose e tanti indizi che fanno pensare altro, no? Così, facendo entrare tutti questi illegali, avrebbero votato per lui per cercare di contrastare di nuovo i repubblicani con Trump. Andiamo avanti, un'altra notizia a Parigi. Cosa succede a Parigi? La Francia sta facendo parlare molto in questo periodo. Ci sono gli attivisti, i fanatici del clima, guardateli. Cosa fanno? Imbrattano la Gioconda, opera italiana di Leonardo da Vinci, pezzi di... È già tanto che ce l'avete là. Novità: i fanatici radicali del clima attaccano il dipinto della Gioconda nel museo del Louvre. Ma io penso che se dovessi entrare io là dentro e fare una porcheria del genere, ma io non ci arriverei neanche al dipinto, ma neanche a 5 metri riuscirei ad arrivare da quel dipinto. E qua invece questi sono lasciati liberi di saltare, entrare all'interno dell'area protetta, vandalizzare il dipinto. Non vedo una guardia, non vedo niente. La cosa bella è che però c'è una telecamera che riprende indisturbata, quindi ci sono i giornalisti che già sapevano che questi avrebbero fatto questa azione di... per farvi capire i media che abbiamo, no? Questi qua già sapevano che dovevano fare questa porcheria, quindi documentano, stanno lì. Questi me stanno mettendo dei fare. Guarda che vergogna, che schifo. Questa è l'informazione, no? Ma perché? No! Ok, con i video e le immagini e le notizie da immagini abbiamo finito. Chiudiamo questo video e, signori miei, passiamo alle notizie del web. Cosa ho trovato? Il sindaco The Gateway Pundit. Questa notizia, giusto per far capire come A few moments later. il sindaco democratico di Bridgeport vince la corsa dopo che il suo socio è stato sorpreso a riempire le urne elettorali locali con sacchi di schede elettorali. Questi non perdono il vizio. Andiamo avanti. Oreo Express normal no, vabbè, su post di X si vede qua Obamacare. Ci sono delle persone, iscrizioni all'assistenza sanitaria per illegali, Sant'Antonio, Texas. Fuori dal centro di trattamento delle ONG a Sant'Antonio, Texas, i clandestini che erano stati negli Stati Uniti solo per meno di 48 ore venivano iscritti all'assicurazione sanitaria. 4 donne, una delle quali indossava una maglietta Obamacare. Qualche giorno fa ho visto un video di Marco Mazzoli dello Zoo di 105, che salutiamo, dove raccontava in uno short o su TikTok, adesso non mi ricordo, che lui da italiano, per poter lavorare e abitare legalmente negli Stati Uniti, ha dovuto passare praticamente 10 anni di documentazione e diciamo, tra virgolette, gli hanno fatto i peli nel culo. O se no poi lui ti dava un'altra soluzione, oppure te ne vai in Messico, passi dal Texas e ti danno tutto gratis e lo fai in un attimo. Lui ci ha messo 10 anni legalmente.
Questo fa capire molto, no? Quindi uno se vuole andare lì in America per abitare e lavorare, dicono di andare in Messico e passare il confine legalmente. E ci sono gli scagnozzi di Obama, che qui vediamo, Obamacare si vede, gli scagnozzi di Obama che basta, ti fanno tutto, assistenza sanitaria, ti mettono in regola, boom, tranquillo, basta. Ai, santa delinquenza. Andiamo avanti, Illuminati bot, account satirico di X sugli Illuminati. You can be rich and famous too. Mette questa foto di Big Mike Obama. Michelle Obama e Barack Obama, e dice: Democrat Insider avverte che la storia su Michelle Obama come uomo sta per essere smascherata. Faccio come San Tommaso, se non lo vedo non ci credo, quindi vediamo che cosa accadrà in futuro. Non sono sicuro. Ho trovato questo articolo tedesco, NTV, una cosa veloce: più di 2200 vittime di abusi in una chiesa protestante. Finora gli abusi della chiesa hanno riguardato principalmente i cattolici, ma ora per la prima volta un team di ricerca sta indagando sulla violenza sessuale nella chiesa protestante. Il risultato sciocchante è che il numero di vittime degli abusi è significativamente più alto di quanto si pensasse in precedenza. Andiamo avanti. Un video giusto per far ridere. Sarah Rose in America twitta fa un post su X con Biden che pronuncia delle parole. Thanks for the Great Lakes. I wonder why it's called. Beer brewed here it is used to make the brew beer in this refinery. Oh, Earth Rider, thanks for the Great Lakes. I wonder why it's called. Ho trovato un articolo grazie a un post che ho visto di Catur2 su X, che ricordo che è appena stato intervistato e svelata la sua identità. Tucker Carlson, no? Twittava questo, gossip. Nikki Haley ha tradito suo marito Michael, ha avuto relazioni con il suo consulente di comunicazione, con un lobbista della Carolina del Sud sposato prima di diventare governatore. Vedremo come andrà a finire questa storia. Stanno cercando di infangare Nikki Haley. Prima o poi, quando quel tappeto verrà spostato, si vedrà lo schifo che c'è sotto. Quindi avanti con la verità. Trovo questo articolo del Fatto Quotidiano, anche lui giornale italiano finanziato con Washington Post. Controffensiva in Ucraina deludente, gli USA cambiano target, stop a cacciata dei russi, solo difesa da attacchi. Quindi basta, l'Ucraina ora pian piano viene messa in secondo piano. Zelensky sembra molto più triste perché non ha più... Ho trovato quest'altro post di Enrico Frabollini. Il British Heritage Party non considera la Russia un nemico e non crede in una potenziale guerra con essa. David Courtain, leader del British Heritage Party, ha definito una sciocchezza la notizia di GB News, secondo cui la Gran Bretagna deve prepararsi alla guerra con la Russia. Terrore, spargono terrore. Andiamo avanti. Greg Abbott, governatore del Texas, pubblica il 26 gennaio un'altra fantastica giornata a Nuova Delhi, dall'incontro con i leader governativi al collegamento con la prossima generazione di leader aziendali indiani. Questa missione ha contribuito a promuovere legami ancora più forti tra India e Texas. Quindi, mentre succede il casino in Texas, il governatore in questi giorni era in India. Quindi anche qui staremo a vedere che cosa succede di. Ma veniamo un attimo in Italia. Una persona che durante la pandemia, fantamia, quel cavolo che è, vediamo. Il signor De Luca, no, che si permette di fare la morale agli altri ogni volta che appare in televisione, no? Che lui ha sempre lo scettro della verità e della giustizia in mano, da quale pulpito, no? La Corte dei Conti condanna Vincenzo De Luca per la nomina illegittima di 4 vigili a dirigenti in regione. Quindi 4 vigili sono diventati uno autista, l'altro portaborse, e hanno causato, conferma che la Corte dei Conti la condanna, il governatore della Campania De Luca dovrà risarcire la collettività per oltre 100.000 euro. Ok?
Eccola qua la faccia di quello che quando lui parla è "is the best of the world", ma andiamo avanti, va. Andiamo in Canada. Ultimo, il ministro liberale della giustizia si dimette dal Parlamento. Quindi non succede mai un invece no, sta succedendo, ragazzi. Guardate qua che cosa c'è. Noto un post più recente, sempre di Jim Ferguson, dove si vede succedendo, no, non succede mai un post, eccola qua, un'altra bella notizia che trovo su Sky. Israele e Hamas a Tel Aviv, manifestazione contro il governo, tensioni con la polizia. Andiamo su La Verità e torniamo in tempo pre-Fantamia. Fantamia. Berlino riconosce 467 vittime da coso, da siero magico. Invece in Italia mancano i dati ufficiali. Come siamo bravi, il cuore del deep state, l'Italia, come siamo bravi a insabbiare, a mentire al popolo, Lasciamo perdere. Altro articolo di Verità, prima notizia che viene fuori che a Messina la prima vittima da cosi magici è risarcita a vita per danni da cosi magici. La decisione della commissione medica ospedaliera di Messina segna una svolta importantissima, quindi si crea un precedente, ragazzi. Dopo una serie di risoluzioni di segno opposto, quelli che per Speranza e Co. Sono invisibili hanno diritto di essere riconosciuti e lo Stato deve prendersene cura. Adesso andatevela a pigliare Andiamo avanti con le notizie. Abbiamo l'insider paper che mette stoppiamo il video, anzi abbassiamo il volume, mandiamolo. Appena entrato Trump a Las Vegas, quando sarò presidente, invece di provare a inviare al Texas un ordine restrittivo, invierò loro dei rinforzi. Look at him. Fa parte è una legge poter difendere i propri confini, non è che uno si sta inventando chissà quale cosa. Andiamo avanti, qua devo stare attento a leggere questo articolo. Fico, che è il primo ministro slovacco, ok, prima che dico qualche boiata, 21.000 morti per cattiva gestione del coso, e boom di decessi, tanto lo leggete, no? E boom di decessi per sieri magici sperimentali. Primo ministro slovacco accusa UE avvia inchiesta su affari Big Pharma, quindi attenzione che sta venendo fuori un caos qua. I'm in danger. Stanno iniziando a parlare e stanno iniziando a permettergli di parlare. Questa qua è Gopsa News, informazione giornalistica cristiana. Mi è capitato sotto mano questo articolo del 2019 che dice Tony Blair, ex primo ministro britannico, no? Tony Blair è stato inserito nel piccolo libro dei contatti neri di Jeffrey Epstein insieme a una serie di persone più ricche e potenti della Gran Bretagna. È stato affermato oggi. Stiamo parlando che oggi era il 14 agosto del 2019. Viene riproposto questo articolo in un canale che ho trovato, ok? Perfect. Quindi vi lascio, questa era l'ultima notizia, ma vi lascio con una piccola. Non penserete che abbiamo. Q scrive questo drop il 28 gennaio del 2020, quindi stiamo parlando di 4 anni fa. Guardate il delta. Non pensate che abbiamo evidenziato Epstein senza motivo, vero? Coloro che una volta erano protetti non lo sono più. Il tempismo è tutto, i cacciatori diventano prede. L'importante è che non succede mai un e questa qua era l'ultimo post, l'ultima notizia che vi volevo fare vedere. Vi ricordo che abbiamo il nostro canale Telegram con relativa chat. Vi invito ad entrare numerosi e a partecipare alle conversazioni della chat in maniera civile. Sempre. E inoltre abbiamo il nostro account di X dove vengono postate delle novità e gli aggiornamenti sulle nuove puntate. Inoltre vi ricordo che ci sono tutti i link per la vendita dei prodotti del benessere psicofisico, il link per la musica del benessere e il link di PayPal per poter fare una donazione nel caso voleste che noi continuassimo a fare questo lavoro. Let's go. Ok.
Aggiungo sempre, ripeto, che c'è una nuova collaborazione con Ale Natura per i prodotti per il benessere del corpo, cercare di guarire, casa produttrice tedesca che fino adesso non ha mai venduto in Italia niente. Grazie a questa nostra pubblicità gli stiamo permettendo di vendere questi prodotti in Italia, e nel nostro sito, nel nostro canale Telegram c'è il link che, se accedendo da lì, potrete ottenere uno sconto del 15% su questi prodotti per il benessere. Ok, questa è una grande collaborazione che abbiamo iniziato. Abbiamo visto che molte persone già hanno iniziato ad acquistare questi prodotti. Siamo contenti per voi, per loro, per tutti quanti. Va bene ragazzi, per la giornata di oggi non ci sono altre notizie, come sempre dal vostro Abbe. Un bacio, un abbraccio, una buona giornata a tutti e ciao! Vai!